Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro, è un nuovo interattivo. Oggi esploreremo l'ambito professionale e chiederemo che novità ci sono in arrivo appunto nella nostra professione, nella nostra carriera, nell'ambito lavorativo in generale, sia che abbiamo un lavoro sia che purtroppo ancora non ce l'abbiamo o siamo un attimo bloccati in questo momento. Come tutti questi tipi di interattivo, non ha limiti di tempo, è valido dal momento in cui lo guardate ed esplora un periodo di 3 mesi. Abbiamo tre opzioni, la prima con l'agata azzurra, la seconda con l'ametista e l'ultima, la terza, con il quarzo rosa. Potete stoppare il video con calma, scegliere l'opzione che preferite e poi scorrere il video fino a quella scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella dell'agata azzurra. Oggi per esplorare le energie generali usiamo l'oracolo degli dei, che fa parte dello scrigno degli oracoli che ho presentato la scorsa settimana, e vediamo subito cosa ci dice. Abbiamo Marte che simboleggia la lotta, il conflitto, la competizione. Marte è abbastanza conosciuto, è un dio, il dio della guerra, Ares in greco, e appunto un dio che implica appunto una lotta. Evidentemente magari saremo in competizione per una posizione, per un posto di lavoro, per una promozione, oppure dovremmo semplicemente difendere la posizione già raggiunta. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Iniziamo con il 2 di denari, la torre e il sole, e poi abbiamo la regina di denari, la morte e l'8 di bastoni, e poi come ultima carta abbiamo il cavaliere di bastoni. Dunque, questa lotta sicuramente è frutto di un cambiamento molto repentino, abbastanza improvviso e abbastanza netto. Perché? Perché abbiamo la torre tra le prime carte, subito sopra la morte, che è una carta di fine ma anche di profonda trasformazione, profondo cambiamento. La torre in particolare implica il crollo di alcune certezze ma anche interne, non solo esterne, e è una carta che può essere sia negativa che positiva, bisogna vedere un po' le conseguenze di lungo termine, però sicuramente sconvolge. Perché? Perché tutti i cambiamenti repentini, tutti i cambi di direzione portano ovviamente delle paure. Ci fanno uscire dalla nostra zona di conforto e quindi ovviamente ci creano degli attacchi un po' di panico. Qui io sinceramente vedo che nel lungo periodo ci sarà sicuramente un guadagno da questo cambiamento, perché il sole è una carta di successo, però sicuramente dovrete faticare molto per adattarvi a questo cambiamento repentino e soprattutto inaspettato. Perché? Perché il 2 di denari indica appunto la ricerca di un nuovo equilibrio, dover appunto fare delle scelte, soprattutto cercare di bilanciare aspetti della vita che sono appunto cambiati. Vedete, questo è un giocoliere che cerca di tenere tutto in piedi, esattamente, nonostante
nonostante appunto non richieda parecchio sforzo, ecco. Quindi sicuramente questa carta di Marte implica anche una lotta, come dire, per ritrovare un equilibrio, un nuovo equilibrio dopo qualcosa che ci va a turbare un equilibrio che abbiamo, che non necessariamente appunto è negativo, anzi comunque sarà una cosa abbastanza veloce, arriverà perché abbiamo l'otto di bastoni che indica appunto notizie in arrivo anche abbastanza celeri e una forte energia di movimento con il cavaliere di bastoni, c'è qualcosa nell'aria che sta arrivando. Voi comunque avete una stabilità interna perché la regina di denari implica una personalità estremamente radicata, estremamente stabile, con molte risorse, diciamo, con molte frecce al suo arco, molto serena interiormente ed esteriormente, nel senso che ha mezzi sia materiali che interiori. Quindi questo vi permetterà appunto di affrontare questo tipo di trasformazione che implicherà sicuramente la fine di qualcosa e l'inizio di una nuova avventura, di una nuova fase. Sarà faticoso, sarà sicuramente stressante, però appunto io vedo un successo, un guadagno, una serenità alla fine di questo processo, però appunto sarà tutto abbastanza veloce, probabilmente più veloce, cioè inaspettato, ecco, per un certo verso, un qualcosa che smantellerà un po' le vostre idee, le vostre convinzioni e anche magari qualche certezza che avevate. Però appunto sono dei cambiamenti che non avranno nel lungo periodo, ma anche volendo nel breve, perché io vedo queste due carte, sia il sole sopra il lotto di bastoni, quindi cioè nel breve periodo vedo già dei vantaggi che usciranno da questo movimento che è in arrivo nella vostra vita. Bene, se questa lettura vi è piaciuta, vi è stata di aiuto, vi invito a mettere il like al video, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda opzione, quella dell'ametista viola. Oggi per le energie generali utilizzo l'oracolo degli dei che fa parte dello scrigno degli oracoli, il pacchetto di mazzi che ho spiegato, ho illustrato la settimana scorsa e vediamo subito cosa ci dice. Abbiamo Diana, la dea della caccia. È una carta molto bella perché Diana è appunto una dea molto fiera, con una forte autostima e quindi è una carta che ci sprona a dare valore a noi stessi e soprattutto a credere in noi stessi. È anche una carta di protezione, perché appunto Diana era estremamente protettrice nei confronti delle sue discepole, le sue sacerdotesse e quindi ci promette appunto protezione da parte di qualcuno esterno, appunto da qualcuno attorno a noi. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. E abbiamo il bagatto, poi il 7 di spade, il 4 di spade, e poi il 5 di coppe, l'asso di coppe e il 9 di bastoni.
e poi alla fine il cavaliere di denari. Dunque, questo mago in apertura è una carta che indica appunto che noi abbiamo delle idee in testa, una volontà di cambiare, una volontà di fare, di implementare dei progetti. Ciò nonostante, al momento siamo ancora un po' bloccati, però è soprattutto un blocco per un verso emotivo, perché evidentemente c'è stato qualcosa nel passato che ci ha turbato, che non è stato particolarmente trasparente, un'azione verso di noi non particolarmente trasparente, e che ci porta quindi un attimo a stare nel nostro guscio, a non esporci, nonostante il mago prometta appunto abbia questa volontà, in realtà siamo ancora bloccati. C'è qualcosa di appunto non particolarmente chiaro, che non ci permette appunto di utilizzare i mezzi che abbiamo a disposizione per appunto migliorare la nostra vita professionale, per raggiungere i nostri obiettivi. Ci manca qualcosa, abbiamo, o meglio, le persone che hanno scelto questa opzione hanno la sensazione che gli manchino dei mezzi, che non abbiano appunto le qualità necessarie per raggiungere gli obiettivi che hanno in testa. E quindi anche qui la stesa basicamente finisce con il 9 di bastoni, che indica appunto un atteggiamento difensivo che voi tenete. Quindi io direi che è estremamente centrata la carta di Diana. Perché avete assolutamente bisogno di credere in voi stessi, avete questo blocco psicologico, nonostante appunto l'energia attorno a voi vi sproni a cambiare, a lavorare per migliorare la vostra vita lavorativa, per darvi da fare, pianificare degli obiettivi che avete nella vostra testa, avete dei blocchi. Soprattutto io insisto a livello emotivo e a livello psicologico, non vi sentite capaci, non vi sentite adeguati, sia per appunto eventi passati, sia perché questo 7 comunque di spade indica per alcuni di voi sicuramente qualcosa che è successo nel passato di poco trasparente, che vi ha turbato, e vi ha creato anche ha contribuito a creare questo blocco psicologico. Per altri di voi vuol dire semplicemente appunto la volontà di non esporsi, di non buttarsi nella mischia. In realtà appunto l'asso di coppe sta a indicare che voi avrete un nuovo inizio e riuscirete a rigenerarvi a livello emotivo. Ci sono appunto le persone accanto a voi che vi aiuteranno, ma soprattutto appunto io insisto, avete un bisogno di un aiuto soprattutto emotivo, cioè conforto e soprattutto qualcuno che vi sproni. Una persona che ha un'energia come quella del cavaliere di denari, cioè una persona pratica, ponderata, ferma, ben radicata a terra e pratica, e soprattutto che non si scrolla dagli obiettivi. Questo tipo di persona vi starà accanto e vi permetterà appunto di uscire da questo guscio in cui vi siete messi, e appunto vi aiuterà a connettervi con questa energia del mago che è dentro di voi, è attorno a voi, però non gli date ancora
spazio, però appunto siccome è uscita all'inizio della stesa, prenderà da sola il suo spazio questa carta, ovvero questa energia del mago c'è, è in voi e uscirà fuori grazie appunto anche all'aiuto di persone esterne a voi che vi daranno una mano. Pratica sicuramente, perché il cavaliere di denari è una persona pratica, quindi vi aiuteranno anche a livello pratico, però secondo me voi avete soprattutto bisogno di qualcuno che vi ridia fiducia, fiducia in voi stessi, perché in questo momento vi state un po' chiudendo come un riccio e anche un po' autocommiserando. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. In questo caso vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo rosa. Oggi per le energie generali utilizzo l'oracolo degli dei, che fa parte del pacchetto Lo scrigno degli oracoli che ho illustrato la settimana scorsa, e vediamo subito la carta che è uscita. Saturno. Dunque Saturno è il dio del tempo e della disciplina e del rigore, quindi sicuramente, infatti c'è la tartaruga, non so se notate, è una carta che indica che dobbiamo essere moderati, che dobbiamo avere una forte disciplina e essere molto costanti e determinati nel raggiungere i nostri obiettivi professionali, e probabilmente indica anche che ci vorrà molto tempo, più di quello magari previsto. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Abbiamo il 10 di spade, il mondo, il cavaliere di bastoni e poi l'asso di bastoni, il papa e l'imperatrice, e poi il 3 di bastoni come ultima carta. Dunque, per coloro che hanno scelto questa variante, c'è stata la fine di un qualcosa, siete usciti da un periodo abbastanza nero, un disconforto, perché abbiamo il 10 di spade, è successo qualcosa che ancora vi disturba, vi lascia come nel disegno un po' a terra, e che ha chiuso un ciclo della vostra vita e ancora vi turba. Perché dico che ha finito un ciclo della vostra vita? Perché c'è il mondo, quindi ha proprio indicato la fine di una fase della vostra vita. Ciò non toglie, queste carte non sono per niente, è iniziata male, però in realtà è una stesa bella. Perché dico questo? Perché vedo poi tutte carte che indicano movimento, energia, rigenerazione. Cosa abbiamo? Abbiamo l'asso di bastoni che indica una grossa forte forza vitale e soprattutto un nuovo inizio molto energico, e poi i bastoni sono relazionati appunto alla vita lavorativa. E poi abbiamo la imperatrice, che è appunto la fioritura, la nascita di un qualcosa, progetti, idee che stanno emergendo e stanno iniziando a prendere forma.
e anche il cavaliere di bastoni, appunto, una forte energia, un forte movimento, è la volontà di mettersi in azione, di creare qualcosa. Quindi se per un verso vedo che ancora siete feriti, perché altrimenti non sarebbe uscita questa carta, siete ancora feriti da quello che è successo in passato, in realtà vi vedo molto molto energici, molto forti, e volendo anche come dire, avete una forte spinta, un forte desiderio di iniziare subito delle nuove attività, di iniziare subito questa nuova fase davanti a voi, perché appunto il Cavaliere di Bastoni è una carta di azione e di energia, assolutamente mettere in pratica le idee che uno ha, e poi anche l'asso di bastoni sicuramente molto energetica, però appunto la carta di Saturno dice che in realtà non è ancora il tempo, o meglio, sta a indicare sì, potete iniziare, però non aspettatevi i frutti immediatamente, dovrete aspettare parecchio, come indica il 3 di bastoni, che è una carta di attesa, di pianificazione accurata, di progettualità. Quindi la carta di Saturno sta a indicare che dovete prendere il vostro tempo, prendere del tempo per pianificare accuratamente le vostre mosse, le vostre future attività, le vostre idee, non buttarvi a capofitto come il Cavaliere di Bastoni, però appunto pianificare e aspettare pazientemente. Il Papa è una carta di diplomazia, di mediazione, può anche indicare qualcuno a cui chiedere consiglio, un esperto di qualche cosa, potrebbe essere, non so, un esperto finanziario, un avvocato, un'autorità in un particolare settore, qualcuno con una conoscenza per muoversi anche in ambito burocratico, può essere anche un vostro superiore o un potenziale partner, ma più che partner io direi qualcuno a cui chiedere appunto una consulenza, un consiglio, e appunto vi sta a indicare, le carte vi stanno consigliando appunto di chiedere a questa persona di aiutarvi per appunto pianificare accuratamente le vostre i vostri futuri piani, le vostre future attività, i vostri progetti. Avranno i loro frutti perché la imperatrice è una carta estremamente positiva, estremamente promettente, è proprio la carta del 3, la carta del frutto, del successo, della creatività, della creazione, della generazione. Però anche questa è una carta di gestazione, perché solitamente l'imperatrice è una donna in alcuni mazzi incinta, per dire, quindi insomma ci vuole del tempo anche per ottenere i frutti. Quindi assolutamente il Saturno in questo caso sta dicendo di essere razionali, di seguire dei piani prestabiliti, di essere rigorosi, di essere disciplinati, costanti. Come si dice, non è una corsa, è una maratona, e quindi non spaventarsi se ci vuole del tempo per ottenere dei frutti, perché arriveranno. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. In caso vi invito a mettere il like al video, iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!